E benvenuti in questo nuovo video. Siamo nel consueto video risposta ai vostri commenti dopo questo Venezia-Milan che purtroppo ci ha visto uscire sconfitti da una partita sicuramente difficile sulla carta, insomma ce lo immaginavamo tutti, però che alla fine dei conti era una partita che era diventata, per le dinamiche che abbiamo visto in campo, quasi fattibile, almeno per ottenere un pareggio senza strafare. Però comunque vuoi un Milan non eccelso sicuramente, che non ha messo in mostra praticamente gran parte delle sue potenzialità, un Milan un po' spento, però è bastato per battere un Venezia che eppure, almeno nel primo tempo ci ha provato con tutte le sue forze almeno a ottenere il pareggio. E ovviamente dopo la partita parleremo inevitabilmente, perché avete tirato fuori l'argomento, più che altro di futuro, di prossimo futuro, delle prossime partite, delle prossime 4 partite, le ultime 4 partite, che diventano a questo punto più fondamentali che mai, perché dopo il risultato di ieri anche del Lecce, l'Empoli è andata bene, nel senso che ha perso, il Lecce invece è riuscito a ottenere un punto, quindi anche quello lì diventa un argomento importante. Vanno a +2 sul Venezia, quindi adesso il calendario è da guardare più attentamente che mai ed bisogna fare dei ragionamenti molto molto attenti. Prima di cominciare, se volete potete lasciare un like che a noi aiuta tantissimo, e potete anche commentare e abbonarvi per sostenerci ancora di più, e se non siete già iscritti iscrivetevi al nostro canale e attivate la campanella. A proposito di abbonamenti, stiamo pensando di introdurre le pagelle per i nostri abbonati, nel senso che ci aiutano economicamente, è giusto dargli un contenuto in più, quindi abbiamo pensato la settimana prossima di portare anche il format delle pagelle riservato appunto per gli abbonati. Quindi se volete avere questo contenuto in più che faremo appunto dalla prossima partita, potete abbonarvi e insomma così vedete un contenuto in più per chi vuole, e per premiare giustamente gli abbonati che ci aiutano. Andiamo al focus del video, andiamo a parlare della partita prima, poi passeremo veramente a tutti gli argomenti che premono più che mai in questo periodo. Iniziamo con il commento di Maurizio Zane. Meritavamo il pari, le statistiche sull'aspettativa di gol infatti erano le stesse tra Venezia e Milan. Abbiamo giocato bene, altro fuorigioco di poco che ci è costato un bellissimo gol e punti. Se la Fiorentina non si fa rimontare restiamo in lotta, speriamo che la fortuna ci restituisca qualcosa. Sì, alla fine sono d'accordo con te, almeno il pari lo meritavamo di fatto, perché comunque abbiamo giocato bene, ovviamente non siamo partiti bene, parliamoci chiaro, siamo partiti e abbiamo sentito il peso della partita, anche il peso dell'avversario, perché nonostante sia un Milan non in classifica, tutti i problemi che ha avuto, è pur sempre il Milan, è pur sempre una squadra che ha dei giocatori pazzeschi, che hanno delle caratteristiche pazzesche, uniche, e quindi l'abbiamo sofferto. Poi all'inizio e alla fine è un errore nostro in costruzione, lì è bravo Abraham a non rubar palla, però diciamo disturbare Kandé, e lì poi parte tutto il gol. Vabbè, poi sono stati veloci e rapidi, non ci ha fatto capire, Esatto. Al quarto minuto avevano segnato. Poi dal 20° in poi comunque abbiamo cominciato a versare anche un po' prima del 20°, e lì un po' è cambiata la partita, perché il Venezia è un po' uscito rispetto ai primi minuti, e abbiamo visto comunque un Venezia che ha messo sotto il Milan solamente. Sì. E infatti là abbiamo quasi dominato la partita e abbiamo fatto un bellissimo gol da un'azione bellissima che non succedeva da una vita, forse è la più bella di tutte, e è uscito un bellissimo gol. Anche il Milan in quel momento non ci ha capito niente, purtroppo, per un fuorigioco che veramente secondo me era troppo poco, però la costruzione era troppo bella, purtroppo è andata così. Sì, no, sicuramente appunto dal 20° è stato un altro Venezia, più coraggioso, più vivace, più anche aggressivo, un'aggressione che infatti ha colpito nel segno contro il Milan, perché da lì in poi, almeno nel primo tempo, non ci ha capito più nulla. Ma alla fine, sì, il gol l'hai raccontato tu, ma anche nel secondo tempo devo dire che non abbiamo fatto più granché, onestamente parlando. C'è quel rigore che è stato tanto, si sta parlando tantissimo, c'è una discussione in corso. Ho visto anche che è uscito su DAZN l'Open VAR, che adesso fanno, gli arbitri dicono la motivazione del perché non hanno concesso quel rigore lì, quindi sarà sicuramente da vedere anche quello, magari ve lo lascio qua sotto in descrizione se volete vederlo. E sicuramente quello comunque è, diciamo, un rigore che può starci, per non dire altro, perché di fatto lì Yeboah viene atterrato da Pavlovic, uno Yeboah in formissima che
devo dire soprattutto su Pavlovic, ha fatto benissimo. Pavlovic non ci ha capito sostanzialmente nulla, non ha quasi mai fermato, e secondo me quello lì poteva starci. Ma anche lo stesso Marelli a zona aveva detto che cioè, nel senso, può starci, è molto, molto al limite il fatto di non darlo. Anche perché l'ha spinto dalla schiena e comunque... E non è uno spalla-spalla. Esatto, anche Di Francesco ha detto che se dai un fallo a centrocampo così, devi darlo anche lì, cioè nell'area di rigore. Quindi, sì. Cioè, devi essere un po' coerente nel momento in cui dai i falli. Quindi... Sì, si è arrabbiato un botto in conferenza stampa post partita, era veramente furioso. Ma lo capisco, perché comunque adesso i punti pesano, magari poteva essere un punto, perché di fatto la partita era ancora tutta in bilico e lì si andava veramente solo 1-1. L'avevi fatto l'1-1, purtroppo quel fuorigioco iniziazione di Busio o in corso dell'azione, nello sviluppo dell'azione ha inciso, però di fatto sì. Nel secondo tempo invece non riesco a dire le stesse cose, nel senso che una partita brutta in generale, perché anche il Milan non è che mette in mostra chissà cosa, spreca tante ripartenze, possibilità di andare sul 2-0 molto prima, ci vanno all'ultimo secondo, era tutto un casino, alla fine eravamo tutti sbilanciati in avanti e vabbè. Esatto, comunque per quanto creato nel primo tempo e per tutte le occasioni che comunque il Milan ha buttato via, perché oggettivamente hanno avuto tante ripartenze che hanno sprecato, comunque meritavamo un pareggio. Assolutamente sì. E per quanto riguarda invece sì, le partite, è vero che effettivamente scriveva Maurizio che sì, è vero, l'Empoli per fortuna è uscita sconfitta contro la Fiorentina e rimane quindi a 25 appaiata a noi. Il problema adesso è il Lecce, che abbiamo visto la partita ieri e va a +2, cioè va a +2, veramente era la partita che ho detto prima nel pre-partito, ho detto questa forse è la più difficile tra le tre, tra l'Empoli e la Fiorentina. Noi avevamo il Milan, l'Atalanta anche per questione semplicemente di classifica era l'avversario più difficile, no? Sulla carta, sì. Sulla carta, però come abbiamo visto sulla carta non vuol dire tutto a volte, vuol dire anche, cioè, questo può valere anche per noi nelle prossime partite, speriamo, no? Perché avremo avversari sicuramente difficili, quindi speriamo valga anche per noi questa questione qua. Poi con tutte le polemiche che c'erano nel pre-partita, la squadra che si presenta, non si presenta, presidente vado, non vado, quindi veramente era successo un mezzo casino, però di fatto sono riusciti a portare a casa un punto che così gli permette di allungare almeno di uno. Poteva finire molto peggio, nel senso che fino al, se era stato il 70esimo, adesso non mi ricordo, erano in vantaggio, invece era in vantaggio, quindi l'ho vista veramente brutta, perché a quel punto andavano a +4. Sì, l'Atalanta era molto in difficoltà. A 4 partite dalla fine. Sì, esatto. Sì, in quel caso, cioè adesso noi dovremmo fare una partita, almeno una vittoria per poter superare il Lecce, e dobbiamo sperare che il Lecce non faccia punti, però questo, cioè, non possiamo saperlo. Sì, esatto. Possiamo sperare. Assolutamente, più che altro devi vincere almeno una partita, perché sì, puoi fare pareggio dopo pareggio sperando che Lecce non faccia punti, però è rischioso, cioè una vittoria da qualche parte devi farla. Adesso andiamo a parlare di futuro per forza di cose, vado a leggere il commento di Mario Santini. Quelli che pesano sono i 3 punti buttati a Empoli. Oggi il Venezia meritava il pari, ormai guardiamo avanti, alla prossima a Torino. Lì bisogna far punti per continuare a sperare. Sono d'accordissimo, e un po' introduce quel che ci aspetta nel prossimo futuro. Quindi andiamo subito a parlarne, non perdiamo ulteriore tempo, perché giustamente è giusto concentrarsi su quello più che altro, non tanto sulla partita di ieri, che vabbè è andata come è andata, ne abbiamo parlato. Se volete aggiungere qualcosa scrivetelo qua sotto. Gianni Primo, giornata comunque molto positiva, ormai la salvezza è un affare tra il Venezia e il Lecce. Se riusciamo anche solo a pareggiare le prossime, allora ci salviamo. Voto 8 Yeboah e voto 5 Fila. 7 ode invece. Purtroppo paghiamo carissimo l'inesperienza, come dice Di Francesco. L'Empoli rimane nettamente il favorito nella lotta salvezza. Per fortuna ha perso, se no eravamo spacciati. Ma può arrivare a 31 punti facile. Yeboah si sta ambientando, i mezzi tecnici sono notevoli, ma è un giocatore poco incisivo e troppo inesperto come Oristanio. Speriamo che il Cagliari sia già in vacanza quando lo incontreremo e che la Juve sia fuori dai giochi in positivo o in negativo.
Con la Fiorentina e la Juve la vedo durissima, dobbiamo fare almeno 4 punti tra Cagliari e Torino e probabilmente non basteranno. E poi cercare di raccattare qualcosa tra Fiorentina e Juve. Obiettivamente, a meno di mezzo miracolo, le speranze rimangono scarse. Peccato per i punti buttati nel girone d'andata, con questa squadra dall'inizio, nonostante i notevoli limiti in avanti, ci saremmo salvati. Sì, comunque devo dire che non è proprio una questione solo tra Venezia e Lecce, perché di fatto l'Empoli è a pari punti nostri a livello numerico e come ho già analizzato, ma lo rifaremo sicuramente perché tocca parlarne, ha il calendario più facile. Riguarderemo tutti i calendari a confronto finché avrà senso farlo, speriamo fino alla fine almeno abbia senso farlo. Cioè, perché di fatto il calendario dell'Empoli avrà Lazio, Parma, Monza, Verona. Per forza è il più facile dei tre. Cioè, sulla carta, perché ovviamente sulla carta, poi non si sa mai cosa succede nel calcio, però sulla carta l'Empoli ha il calendario più facile rispetto al Venezia, che ha Torino, Fiorentina, Cagliari e Juve come ultima. Sì, cioè nel senso, il Lecce non l'abbiamo riportato, però di fatto è molto simile al nostro, nel senso come livello di difficoltà è molto simile al nostro. Sì, la prossima al Napoli, che comunque esatto, è già a partire, è vero, già a partire dalla prossima ce l'hanno difficile loro, però comunque cioè, tra queste il Venezia, dove secondo me deve far punti o comunque deve provare a far punti. Cioè, a Torino per me hai un po' l'obbligo di far punti. Ieri ha perso contro il Napoli, un Torino praticamente, non so aritmeticamente se è salvo o no, però comunque dai, cioè, spero siano tranquilli, in pace con se stessi, hanno fatto una buona stagione, di fatto salvi da un bel po', alla fine sono tranquilli, comunque già in vacanza spero, però non vuol dire niente, magari sai, comunque giochi con la testa libera, quindi magari metti in campo anche una prestazione così e ti esce anche una vittoria, speriamo di no, quindi dobbiamo assolutamente fare punti con il Torino, cioè almeno contro Vanoli. Esatto, a Torino non so, almeno un pareggio, cioè alla peggio un pareggio dico, alla peggio, però devi provare a vincere. Contro la Fiorentina pure lì ce l'avrai in casa però, quindi una big sicuramente, ma in casa anche lì per forza di cose ti chiedo un pareggio, almeno un pareggio. Devi sperare, anche se la Fiorentina comunque è in corsa per qualcosa in Europa e dobbiamo sperare di riuscire come Di Francesco in realtà ha dimostrato, a parte che la Fiorentina l'abbiamo incontrata all'inizio che era la prima partita, una delle prime, la seconda mi pare, e lì in realtà il Venezia non era neanche il Venezia che c'è adesso, perché la squadra non era proprio la stessa. È vero, però ha fatto una partita molto da Venezia adesso perché ha fatto di fatto una partita difensiva quella volta e mi pare fosse finita 0-0, se non ricordo male, quindi proprio è andato in quel trend lì, aveva un po' anticipato. Poi arriva c'è il Cagliari a Cagliari e lì cioè, con un Cagliari che potrebbe essere già salvo, potrebbe, non è detto, però a meno di disastri potrebbero essere già salvi. Sono più tranquilli di noi, quindi quello sicuramente sono... Certo, sì. Possiamo comunque prendere un pareggio anche lì, dobbiamo sperare. Lì dipende anche da cosa fa Lecce e noi, cioè se magicamente vinciamo partita dopo partita, rientra il Cagliari le perde, rientra magicamente anche loro, rientrano in questa corsa, ma se questo rimane il trend dovrebbero essere tranquilli, insomma, soprattutto per quando li incontreremo, la penultima, potenzialmente. Sarà già tutto quasi deciso, tra virgolette. E lì deve arrivare la vittoria. Tra queste 4 sicuramente lì hai l'obbligo. Cioè che se non lo fai, amen. Cioè, sei in Serie B, te lo sei un po' meritato, perché se non vinci quando ti serve. Speriamo di essere ancora in gioco, tra l'altro, contro il Cagliari, che non vada già a scatafascio tutto prima. Esatto, comunque l'andata col Cagliari abbiamo vinto 2-1 mi pare, e poi l'ultima l'incognita, ossia la Juve, che è la Juve chiaramente, e lì secondo me all'ultima vedremo come saremo presi, vedremo se saremo ancora in gioco, può succedere di tutto. Esatto, vedremo anche la Juve come sarà messa in realtà, perché anche loro non sono tranquilli ancora lì sopra nell'alto della classifica, e quindi sarà tutto da vedere perché mancano ancora delle partite. Speriamo che sia già più tranquilla. Sì, che siano qualificati in Champions, basta, semplicemente basterebbe quello.
E quindi avevamo fatto anche un commento su Fila Yeboah, che era la coppia d'attacco che avevo un po', come dire... preventivato. Sì, prima della partita, speravo che giocassero loro. Beh, devo dire, Fila effettivamente non ha fatto una buona partita, ha fatto difficoltà, come tutte le punte quest'anno, a far salire la squadra, spesso diciamo anche rimproverato dallo stesso Di Francesco che gli gridava addosso, che infatti poi nel secondo tempo l'ha sostituito con Gitker, perché effettivamente la prestazione non ha convinto così come aveva convinto invece contro il Monza, dove era subentrato, aveva fatto bene. Però secondo me comunque ieri era una partita difficile, con difensori comunque di livello, Gabbia, così, quindi ci sta che non abbia fatto una partita eccelsa, e riproverei comunque nelle prossime partite, Esatto. non lo boccerei qua subito, tornando un po' indietro sui nostri passi. Riproverei a mettere Fila, onestamente. Esatto, mentre Yeboah è quello che è più in forma in questo momento nelle ultime partite di tutti quanti in generale, perché le occasioni sono partite da lui proprio, anche nella scorsa partita contro l'Empoli, e non so, gira tutto intorno a lui. Oristano non vedi più campo. Ma in realtà è tipo la prima che parte titolare questa, però sicuramente sta incidendo anche nella scorsa contro l'Empoli, ha inciso. Esatto. In realtà sono le partite in cui ha giocato di più, perché mi ricordo anche dall'inizio, faceva entrare all'ultimo proprio, non gli dava neanche il tempo di poter fare vedere qualcosa. Invece ora che gli sta dando tempo, sta facendo vedere quello che avevi detto tu a inizio anno. Sì, tempo e fiducia, perché sicuramente Di Francesco comunque gli sta dando modo di mettersi in mostra, ma lo sta anche, come dire, lo sta anche ripagando, perché di fatto veramente è il più in forma di tutti, e tutte le azioni pericolose ieri, nel primo tempo soprattutto, e anche, tra l'altro, il potenziale rigore nel secondo. Esatto. Cosa che non abbiamo detto nel post partita, effettivamente quel rigore lì, metti caso che ce lo davano, perché era mezzo e mezzo, valutazione dell'arbitro da campo, lì era un rigore procurato dai Yeboah nel caso. No, ieri è stato bravissimo anche a dribblare, a saltare Pavlovic così con facilità. Di solito Pavlovic, da quello che abbiamo visto nelle partite, non è che si fa saltare così facilmente, quindi è stato veramente bravo anche in questo. Assolutamente sì, quindi Yeboah benissimo, anche devo dire, non l'ha citato però, tipo Oristano è entrato con voglia, dai, però vedo che non ha la stessa efficacia di uno Yeboah in questo momento. Non è l'Oristano della prima parte di campionato, ma l'abbiamo già detto, comunque ha fatto qualcosina per niente di che, però ha provato almeno, quindi quello gli va dato atto a Oristano, che quando è entrato ha provato in quel marasma, quel casino che c'era offensivo, perché d'altronde dovevi provare a pareggiare, ha provato a fare qualcosa. Comunque effettivamente, andando un po' a parlare soprattutto di un po' di rimpianti, perché effettivamente avete tirato fuori questo argomento qui, ci sono un po' di rimpianti, soprattutto non dal girone di ritorno, dove secondo me hai fatto il massimo che potevi fare, c'è qualche partita un po' meglio, qualche partita la potevi portare a casa, in certe partite invece hai fatto una grande prestazione, hai portato a casa un punto dove non pensavi, ma è dal girone d'andata che, capito, nascono i veri casini, i veri problemi, i veri punti che mancano qua al momento. Ha ragione quando dice che ci servirà un miracolo per spuntarla a questo punto contro le Empoli, ma per i danni che hai fatto nel girone d'andata, secondo me. Esatto. E anche Di Francesco è cambiato rispetto al girone d'andata, abbiamo visto che è diventato un po' più pragmatico, un po' realista, e ha cercato di adattarsi anche a quello che ha, cercando di concentrarsi più sulla difesa, che ha una buona difesa, tralasciando un po' l'attacco forse, ma questo è dovuto anche ai giocatori che hai, non è che hai dei giocatori fenomenali in attacco, quindi in realtà quello che sta facendo Di Francesco è un ottimo lavoro. Ma anche diciamo che anche il mercato di gennaio l'ha aiutato parecchio, secondo me. Cioè è andato un po' a seguire quelle che erano magari le sue richieste, perché effettivamente poi gli acquisti che sono stati fatti tra Kike Perez e Zerbin. Sì, Zerbin, anche lo stesso Candé, comunque sono andati, anche Radu, però è stato più una roba di un cambio di portiere obbligato per forza, perché era infortunato Stankovic. È andato un po' a seguirlo e effettivamente li ha messi subito in campo, non ha aspettato, subito quando li ha avuti erano proprio quello che volevano, sacrificando ad esempio con Zerbin, sacrificando Zampano, relegato totalmente in panchina, però era una sua richiesta, probabilmente a livello di caratteristiche di giocatori quello voleva. E quindi sì, giusta analisi, e l'attacco però effettivamente è rimasto un problema un po' tutta la stagione, ma devo dire che con questa squadra forse dall'inizio, come scriveva,
con questo modo anche tra l'altro di giocare, come hai detto tu, un po' più pragmatico, razionale di Francesco, forse ti salvavi. Io penso di sì, perché soprattutto evitavi tanti errori individuali del girone d'andata, con certi giocatori da cui non me l'aspettavo, tra l'altro. Esatto, quando vedeva che Candela sbagliava in continuazione tutte le partite, poteva tirarlo fuori e mettere Shintienne, che ce l'avevamo. Che errori. Ha fatto veramente errori individuali incredibili che non ho più rivisto, perché non è che era una roba che adesso vediamo in ogni partita, non ne fa più nessuno, cioè i gol che prendiamo sono frutto dell'abilità dell'avversario, frutto di un errore magari come ieri, no? Errore in costruzione, ma non sono, cioè non è un disastro. Io vedo proprio disastri difensivi dei singoli, non di squadra, e quello mi dispiaceva troppo. Di fatto quello è un grosso rammarico, quello è un grosso rimpianto, e ce le porteremo dietro, tra Joronen, non solo Candela, anche Joronen ha fatto tante papere all'inizio, anche da lui soprattutto non me l'aspettavo, però vabbè, è inutile pensarci adesso, è giusto pensare al futuro. Esatto, è giusto. Ormai il passato è andato, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo pensare alle prossime 4 partite, che dobbiamo assolutamente mettere il massimo in queste partite, perché sono le ultime. Dobbiamo pensare, secondo me, cioè il Venezia deve pensare a se stesso senza concentrarsi sugli altri che potrebbero perdere e cercare di rimontarli grazie alla loro sconfitta. Dobbiamo noi pensare a noi. Non possiamo più sbagliare, cioè Esatto. Adesso ormai hai 4 partite, 4 sono rimaste e veramente non puoi più sbagliare. Se sbagli devi pregare il cielo perché che le altre cioè che il Lecce soprattutto non si allontani, perché sennò è veramente finita. Per quello dico che non puoi veramente sbagliare più nulla, sennò addio Serie A, e sarebbe veramente un peccato. Però rimaniamo focused, siamo a -2 a questo punto dal Lecce, però siamo lì ancora. Esatto. Siamo ancora lì, quindi sfruttiamo questo momento e diamo tutto e speriamo. Cosa devi fare? Bisogna sperare in questo momento. Esatto. Dobbiamo fare i complimenti comunque alla squadra, che siamo arrivati alla quart'ultima partita, siamo ancora in corsa per la salvezza. Questo non se l'aspettava nessuno. No, a questo sono d'accordissimo, cioè è tanta roba. Tutti assolutamente negativi, però alla fine anche speriamo. Grazie agli altri comunque. Sì, assolutamente, ma speriamo che possa esserci un miracolo ulteriore, oltre a quello di dire siamo ancora in gioco, ma ce l'abbiamo fatta, però dobbiamo sperare e tifare. E nulla, erano un po' questi i commenti che ci avete lasciato, abbiamo un po' risposto come dicendo la nostra. Fateci sapere se siete d'accordo con noi, scrivetelo pure qua sotto nei commenti. Vi invito a lasciare like come sempre, che ci aiuta davvero tantissimo. Chi vuole può abbonarsi, così non si perderà appunto anche il prossimo contenuto che faremo settimana prossima, riferimento a Torino-Venezia. Faremo anche le pagelle come contenuto in più per premiare gli abbonati che ci aiutano. Abbiamo pensato questo, quindi secondo me è una cosa anche che loro gradiranno sicuramente. E attivate la campanella così non vi perdete i prossimi video, e come sempre è sempre Forza Venezia. È sempre Forza Unione.